Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, sempre qui sul mio canale. In questo video parleremo del nuovo hangar Mackenzie, del recente DLC che hanno appena aggiunto su GTA 5 Online. Quest'hangar Mackenzie si può comprare come ogni business nelle attività più ignorate che trovate su internet e costa la bellezza di 1.460.000 dollari, se non mi sbaglio, più o meno siamo lì. Però ora in questo hangar ci ho fatto una guida a parte e vi faccio soltanto una breve introduzione. In poche parole, potete sia richiedere un incarico, diciamo, più easy, che vi darà 30.000 dollari, che fare delle preparazioni e poi un colpo finale tipo Clacking Bell. Ora, le preparazioni le ho saltate, non ve le ho fatte vedere per saltare e andare alla parte più corposa, quella che interessa a noi, che è il colpo finale, ovvero rubare il Titan, il nuovo aereo armato che troviamo su Warstock. In questo video vi spiegherò un attimo in cosa consiste il colpo finale, ovvero cosa vi aspetta, tutte le cose che vi aspettano e soprattutto quanto vi darà alla fine il gioco e infine se ne vale la pena oppure no. Una volta avviato il colpo finale vi farà fare una cinematica con il bro dell'aereo qui. Fortunatamente inizialmente non dovrete pilotare l'aereo perché ci penserà il nostro Omar. Voi dovete soltanto stare nella cabina dove c'è la mitraglietta, questa che vedete in questo aereo. Omar si avvicinerà al Titan il più possibile, quindi voi dovete soltanto aspettare e una volta che si sarà avvicinato voi dovete danneggiarlo con la mitraglietta fino alla barra di caricamento, fino alla barra che vedete in basso a destra. Ovviamente nel frattempo che fate ciò dovete anche stare attenti ai missili guidati che vi arriveranno alle spalle. Stare attenti in che senso? Nel senso che se vedete un missile, tanto vi compare nella minimappa in basso a sinistra, lo dovete intercettare sparandogli sempre con la mitraglietta, perché altrimenti danneggerà anche il vostro aereo da combattimento se la missione immagino finirà. A me non è successo, quindi non so cosa accade, ma immagino finirà. Una volta che avete danneggiato sufficientemente il Titan, atterrerà non distante e il gioco vi farà scendere dall'aereo da combattimento e dovete andare verso il Titan. Dovrete, dopo aver ucciso molti nemici, ne compariranno veramente a ondate. Dovete andare vicino al motore che si è danneggiato del Titan e ripararlo cliccando una serie di pulsanti in sequenza più volte fin quando non si riparerà il motore. Una volta che si è riparato il motore non è finita ragazzi, perché Omar vi darà, dovrete aspettare Omar che vi lancerà le munizioni, quelle che avete preso per intenderci nella fase preparatoria del colpo. Queste sono munizioni immagino per la mitraglietta del Titan, immagino. Una volta che Omar ha fatto atterrare le munizioni, quello che dovete fare è interagire con esse e il vostro personaggio, cliccando X mi sembra, rifornirà l'aereo, rifornirà il Titan con le munizioni. In teoria, mentre state rifornendo, è possibile che i nemici che stanno attorno a voi vi feriscano, cosa che a me è successo, però mi sembra strano il fatto, ci deve essere qualche bug, perché mi sembra strano il fatto che sono stato tipo 2-3 minuti a caricare l'aereo ma nessuno mi ha ucciso. Quindi insomma penso sia una specie di bug. Comunque una volta che l'avete rifornito non dovete fare altro che prendere l'aereo, cioè il Titan, e portarlo via da quella zona. Una volta fatto questo, signori, ancora non è finita, perché dovete abbattere due centri operativi mobili con il Titan. La mitraglietta si trova in basso a sinistra, quindi insomma è un po' scomodo da mirare. E fatti fuori questi centri operativi mobili, ancora non è finita ragazzi, perché Omar attraverso la radio vi dirà che dovrete far esplodere anche un sottomarino. Quindi voi dovete andare verso il sottomarino e abbassarvi leggermente, perché se non mi sbaglio, se state troppo in alto
fate meno danno. Su questo non ne ho idea, o almeno questo è quello che io ho fatto. Mi sono abbassato un po' e ho mirato bene, e dopo 2 ricariche della mitraglietta del Titan, eh sì ragazzi, perché dopo tipo 6 scariche di colpi dovete dargli il tempo che si ricarica la mitraglietta. Comunque dopo 2 scaricate di mitraglietta del Titan, il sottomarino è esploso e quindi tutti felici e tutti contenti. Ma c'è l'ultima parte di questa missione, anzi la penultima, che è distruggere le scorte di questa organizzazione che dice Omar, che a quanto pare, cioè non so, ha scorte infinite. Comunque c'è un convoglio diretto non so dove e voi dovete diciamo distruggere questi ultimi carichi. Dovete distruggere tutto il treno che trasporta un carico d'armi, e infine, una volta che voi avete fatto ciò, dovete semplicemente riportare il Titan all'hangar Mackenzie e vi partirà la cinematica che insomma il colpo è concluso. Omar vi dirà di andargli a fare una birra e poi vi rilascerà la somma del Titan. Lui dirà che ha già un compratore, bla bla bla, vi lascerà la somma a breve. E niente, la somma ragazzi, per farla breve, tra virgolette, anche se non l'ho fatta breve, è di $500.000. Quindi per intenderci è un Clacking Bell. Un Clacking Bell però fatto con gli aerei, quindi con gli aerei da combattimento. Inoltre, visto che questa settimana c'è la sfida settimanale, dove se completate il colpo dell'hangar Mackenzie vi darà $100.000 entro 72 ore, a me li ha dati, quindi diciamo che ci ho guadagnato $650.000. No, scusate, $600.000. In più, visto che sarà la prima volta che completeremo questo colpo, ci darà altri $250.000 se non mi sbaglio. E quindi aggiungendosi ai 600.000 andremo a guadagnare in totale per questa settimana $850.000. Se invece fate questo colpo in un'altra settimana dove c'è un nuovo aggiornamento settimanale e hanno torto questa sfida della settimana, allora beh, vi darà $100.000 in meno, cioè $750.000. Però solo se lo fate la prima volta, chiaramente, perché se lo fate altre volte, ma ne dubito perché è veramente difficile per chi non sa gestire gli aerei da combattimento. Se lo fate altre volte, dicevo, vi darà $500.000 e basta. Quindi adesso sta a voi decidere se giocare un Clacking Bell o l'Hangar Mackenzie, ma onestamente non credo che ci sia tutta sta scelta. Se considerate che Clacking Bell non dovete spendere una lira per avviare i colpi, e in più non dovete spendere niente per questo business, perché alla fine Clacking Bell non è un business, è un colpo e stop. Dall'altra parte invece abbiamo l'Hangar Mackenzie che dovete spendere $1.400.000 e in più non andate neanche in pari. Io ci penserei 2 volte prima di comprare questo hangar se fossi in voi. Ovviamente se siete come me che siete pieni di soldi e non ve ne frega un cazzo, allora lo potete tranquillamente acquistare anche per fare delle missioni diverse dalle solite. Se invece siete più gente che guarda il profitto e non vuole andare in perdita con l'investimento dell'acquisto dell'Hangar Mackenzie, allora lasciate stare perché di sicuro ci andate a perdere. Per quanto riguarda le difficoltà delle missioni, vi dirò, sia le preparazioni che il colpo finale sono di una difficoltà estrema, o almeno questo è quello queste sono le mie impressioni. Ora lasciate stare il fatto che io con i combattimenti aerei non sono portato. Magari in 2 persone sarebbe stata molto più facile, dove magari uno guidava il Titan mentre l'altro sparava con la mitraglietta e li uccideva tutti. Sarebbe stato sicuramente più facile. Considerate che le missioni di preparazione ci mettete una mezz'ora e consistono quasi tutte nel rubare gli aerei da combattimenti e rubare munizioni. Quindi secondo me se dovete scegliere, io vi direi di puntare più su Clacking Bell, perché non spendete nulla per avviare il colpo a Clacking Bell. In più sicuramente si fa molto più veloce rispetto a questo colpo dell'Hangar Mackenzie, o almeno questa è stata la mia impressione. Cioè vi giuro, durante il colpo finale ho pensato, cioè questo colpo non finisce più, cioè
facevo distruggere 7000 robe ogni 3 secondi e cioè non finiva più, assurdo. Quindi secondo me ci mettete molto meno se fate un Clacking Bell rispetto a se fate a questo colpo dell'Hangar Mackenzie. Quindi, signori, questa è la cifra che vi darà come ricompensa il gioco dopo aver completato il colpo dell'Hangar Mackenzie. Lascio a voi. Ditemi voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se l'avete fatto, se non l'avete fatto, se vi è sembrata un colpo troppo lungo da svolgere, se invece era facilissimo e soprattutto se per voi ne vale la pena. Io per questo video ho terminato, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere altri contenuti e noi ci vediamo sempre qui con un prossimo episodio sul mio canale. Alla prossima! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.